Chi fu ad uccidere Benito Mussolini? Come abbiamo visto nella prima parte di questo episodio, il resoconto di Lonati descrive in dettaglio come lui e l'agente britannico Robert Macarone, di origine siciliana, noto anche come Capitano John, abbiano eseguito insieme l'assassinio in una casa isolata vicino al lago di Como. Hanno sparato con i mitra Sten a Mussolini e Petacci a distanza ravvicinata e dopo la loro morte il capitano John ha scattato diverse fotografie con Lonati accanto ai corpi. Queste foto però non sono mai state trovate. Alcune voci dicono che siano tutt'oggi custodite nell'ambasciata britannica a Roma. Lonati inoltre afferma che il capitano John è stato anche incaricato di recuperare documenti molto importanti da Mussolini. Queste rivelazioni sfidano la narrativa tradizionale e aprono la porta a varie speculazioni. Sebbene alcune teorie propongano un collegamento con la pista britannica, non è chiaro il motivo per cui una segretezza così persistente circondi ancora la morte di Mussolini. Le varie e contrastanti versioni fornite da Walter Audisio sull'esecuzione di Mussolini hanno dato luogo a numerose ipotesi su altri possibili autori materiali e con diverse motivazioni. Dunque, quella versione ufficiale nascondeva qualcosa di grosso. Doveva celare qualche segreto importante, da cui i morti ammazzati sopraggiunti immediatamente tra i testimoni e i protagonisti dell'evento che avevano manifestato qualche segno di cedimento dinanzi alla consegna del silenzio. Non a caso ad essere ucciso subito fu Lino, uno dei due partigiani che avevano custodito Mussolini e la Petacci dal loro arrivo a Casa de Maria alla loro morte. Lino venne ammazzato appena una settimana dopo Mussolini. Pochi giorni dopo fu la volta del capitano Neri. Il mese dopo della sua compagna, Gianna, che ne cercava notizie. Col passare del tempo, l'inchiesta prosegue. Utilizzando nuove tecniche sviluppatesi dopo il 2000, il dottor Giovanni Pierucci e la sua squadra del Policlinico San Matteo di Pavia offrono nuove risultanze. In particolare intervenendo sul testo del referto del dottor Caio Mario Cattabeni, risalente all'aprile del 1945. Formalmente non un'autopsia giudiziaria, che risponde a diversi quesiti posti dalla magistratura, ma un semplice riscontro diagnostico diretto a indicare solo la causa del decesso. Questo senza contare le circostanze eccezionali in cui Cattabeni operò, tra partigiani e giornalisti che entravano e uscivano dalla sala, affollando il tavolo anatomico con quel che ne consegue. Pierucci rileva diverse anomalie nell'analisi di Cattabeni. Intanto vennero del tutto trascurati gli indumenti indossati da Mussolini al momento della morte. Il corpo del duce venne presentato al tavolo anatomico già lavato, impedendo quindi altre analisi essenziali per una corretta autopsia. Ancora più importante è che non furono individuati tutti i colpi e neanche la corrispondenza tra i fori d'entrata e i fori d'uscita dei proiettili dal corpo. Sappiamo così ora che ben 11 furono i colpi che raggiunsero Mussolini in vita, anziché gli 8 indicati da Cattabeni. Di questi 11, 3 sono raggruppati nell'emitorace destro ed esplosi con un'angolazione di 35-40 gradi. 4 nell'emitorace sinistro ed esplosi in perpendicolare, un colpo all'anca, 2 nella zona addominale e 1 all'avambraccio destro. I colpi risultano esplosi da una distanza variabile tra i 20 e i 40 cm. Questa circostanza esclude una fucilazione rituale, in genere a qualche metro di distanza dal bersaglio. Indica piuttosto un'esecuzione spiccia, come desumibile anche dal colpo sull'avambraccio destro, piegato a circa 90 gradi a protezione del volto, gesto istintivo tipico di chi si trova a subire un improvviso atto offensivo.
L'indagine indica una possibile collocazione alternativa della morte di Mussolini, spostandosi dalla narrazione tradizionale incentrata sul cancello di Villa Belmonte alla casa dei De Maria a Bonzanigo. I ricordi documentati di una vicina di casa, Dorina Mazzola, si allineano con i nuovi rilievi medico-legali e avvalorano la possibilità di una precedente esecuzione. L'interesse della casa di produzione inglese, citato in apertura, per le interviste relative agli ultimi momenti di Mussolini, si aggiunge all'intrigo. C'era qualcosa di specifico che stavano cercando e poteva essere collegato alle presunte lettere segrete scambiate tra Churchill e Mussolini. Inoltre, cosa venne a fare Churchill sul lago di Como nel settembre del 1945? Dicono che fosse lì per dipingere. E allora perché viaggiare con la falsa identità di colonnello Warden? E perché sul lago di Como si era andato a stabilire proprio nel paese vicino a dove Mussolini era stato catturato e ucciso? La pista partigiana e quella britannica possono coesistere senza essere necessariamente correlate. La documentazione segreta di Mussolini era già stata sequestrata. A volerlo morto erano infatti sia gli inglesi che i comunisti. Inoltre il comitato insurrezionale del CLN temeva che, come disse lo stesso Longo, se Mussolini fosse stato consegnato agli alleati e processato dai loro tribunali, forse non sarebbe stato condannato a morte. Interessante notare che Mussolini invece non voleva cadere in mano agli americani, per timore di essere portato in tribunale e messo in una gabbia come un fenomeno da baraccone. All'esistenza di quel carteggio continuò a credere De Felice. Riteneva che quelle lettere di Churchill avrebbero potuto riservare qualche sorpresa, probabilmente relativa alle vere cause dell'intervento in guerra dell'Italia. Mentre le indagini proseguono, l'enigma che circonda la morte di Mussolini rimane ancora oggi uno molto elusivo.